Con calma, senza pressione, ma con grande attenzione. C'è un nuovo talento che si sta mettendo in mostra nel settore giovanile nerazzurro e che sta facendo sognare una nazione come l'Irlanda, con tanti tifosi locali che si aspettano grandi cose in futuro da questo talento. Come facciamo sempre qui su Passione Inter, allora cerchiamo nel nostro piccolo, di valorizzare anche i giovani interisti che si stanno mettendo in mostra e che meritano di essere menzionati, sperando poi che con il giusto equilibrio tra coraggio nel lanciarli, attenzione nel non caricarli di troppe aspettative dall'altra parte, si possa riuscire magari a costruire in casa sempre più giocatori da lanciare poi in prima squadra. Oggi allora vi parliamo di Kevin Zefi, un potenziale gioiello arrivato all'Inter grazie anche alla Brexit. Amiche ed amici, passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito di supportarci con un bel click sul tasto mi piace e se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi subito al nostro canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Genitori albanesi, nato a Dublino però l'11 febbraio 2005, è cresciuto in un sobborgo della capitale irlandese di Dublino, dove è stato notato poi dal St. Kevin's Boys, una squadra che in Irlanda è una vera e propria fucina di talenti, che lancia tanti giocatori che poi si sono fatti le ossa e hanno fatto strada. Zefi potremmo definirlo una classica seconda punta per quanto riguarda il ruolo, soprattutto destro, anche se sta sviluppando anche il mancino e prova a giocare con entrambi i piedi, molto abile a partire dalla sinistra per andare al tiro poi con il destro, quindi gioca molto spesso a piede invertito, oppure in alcuni casi ha giocato anche da ala destra, però si sta sviluppando e si sta focalizzando soprattutto da seconda punta in supporto ad un centravanti. È uno di quei giocatori che ti possono spaccare le partite perché ha una buona qualità tecnica, un buon tiro, è bravo soprattutto, lo si vede nei dribbling, negli spazi stretti e anche nell'ultimo passaggio. Tra i pari età sostanzialmente ha sempre fatto la differenza, non a caso con la sua rapidità e la sua abilità tecnica aveva convinto anche lo Shamrock Rovers poi a prelevarlo e a valorizzarlo ulteriormente. Attorno al 2019-2020 in Irlanda stava già diventando un nome sempre più chiacchierato per quelle che erano le sue prestazioni anche con la nazionale under 15 e per un importantissimo record che fino ad ora nessuno ha mai battuto ancora, firmato con la formazione B dello Shamrock Rovers, perché aveva 15 anni e 216 giorni quando è riuscito a mettere a segno il suo primo gol tra i professionisti e mai nessun calciatore così giovane era riuscito a segnare appunto in Irlanda. Già a questo punto ovviamente quindi si cominciano ad accendere ulteriormente le sirene dei club internazionali. Si interessano la Juventus, si muove anche il PSV Eindhoven, si muove anche l'Inter. L'Inter che decide di affondare il colpo prima degli altri, decide di portarlo a casa, come dicevo in apertura, ringraziando, tra virgolette, anche la Brexit, perché le nuove regolamentazioni impediscono ai calciatori irlandesi di firmare per un club inglese prima dei 18 anni. Non ci fosse stato questo regolamento, probabilmente più di qualche società inglese si sarebbe fatta sotto in maniera ancor più convincente, considerando anche che tra l'altro un membro dell'entourage, un agente che segue un ex calciatore, tra l'altro Steve Carr, che probabilmente ricorderete con una carriera magari in Premier League, aveva ammesso diversi mesi fa, 1 anno fa circa, che aveva già fatto dei provini, lo avevano già testato e attenzionato 2 società molto importanti come il Tottenham ed il Liverpool. All'Inter però, come detto, arriva nel 2021 scusate, e si aggrega all'Under 17B, dove chiude la prima stagione con 18 partite, 6 gol e 7 assist, giocando praticamente sempre o quasi da seconda punta, trequartista, in alcuni casi anche da prima punta, giocando un po' più in attacco o da ala sinistra. Comunque la zona è sempre quella, con qualche tentativo di vederlo anche un po' più vicino alla porta. Il secondo anno però, dopo aver già fatto vedere cose importanti, si cerca di alzare l'asticella e la partenza comunque è subito incoraggiante perché con l'Under 18 francamente sembra di un'altra categoria. 3 partite giocate, sempre da seconda punta in appoggio ad un centravanti e 6 gol segnati, ripeto, in 3 partite. 4 di questi 6 gol sono arrivati in un'unica partita contro la SPAL capolista del torneo, partita in cui ha anche colpito una traversa, quindi avrebbe potuto segnare addirittura 5 gol in una sola partita, veramente trascinante. Quindi
con l'Under 18 lo spazio ad un certo punto gli stava un po' stretta, giustamente Kivu lo convoca anche in formazione primavera, una formazione primavera che sta avendo delle difficoltà nel ricambio dopo lo scudetto della scorsa stagione, quindi si cercano forze fresche, un giocatore che sta facendo molto bene nell'Under 18 viene promosso e c'è anche molta speranza appunto su di lui. Con i numeri che si stanno vedendo quindi in questo avvio di stagione ed il potenziale che si sta intravedendo attorno a questo calciatore, in Irlanda ho visto, stavo leggendo anche molti commenti sui social, su alcuni forum, su alcuni blog, tanti tifosi irlandesi stanno nutrendo molta speranza nei confronti di questo giocatore, sperando che possa diventare presto un elemento importante anche per la nazionale irlandese, perché ha delle caratteristiche, leggevo, che servono a qualsiasi squadra e di cui l'Irlanda avrebbe molto bisogno. Alcuni dei commenti che ho letto appunto facendo qualche ricerca, qualcuno leggevo che temesse che possa arrivare una chiamata da parte della nazionale albanese e quindi Zefi potrebbe scegliere la nazionale albanese, però andando ancora più a fondo ho ritrovato alcuni vecchi articoli di diverso tempo fa dove si parlava del fatto che Zefi in realtà sognasse di fare tutta la trafila con la nazionale irlandese e avesse il grande sogno poi di diventare un giorno capitano della nazionale irlandese addirittura. Per ora intanto continua a farsi vedere e a far bene con tutte le selezioni giovanili dell'Irlanda fino all'Under 19 dove ha già messo insieme una decina di presenze. Ovviamente continua a farsi vedere anche nell'Inter che molto lentamente, devo dire, sembra stia cambiando un pochino rotta nell'inserimento dei giovani talenti anche dal settore giovanile e quindi chi lo sa, magari dopo Liam Brady e Robbie Keane, 2 altri giocatori irlandesi che abbiamo visto diversi anni fa. Io personalmente ricordo solo Robbie Keane, che non ha lasciato grandissime tracce nell'Inter purtroppo. Potremmo rivedere magari un giorno anche un altro talento irlandese con la maglia dell'Inter. Andiamoci cauti, però quella di Kevin Zefi comunque è una bella storia di un giocatore che seguiremo con grande interesse. Speriamo che nell'immediato possa dare un contributo importante alla nostra primavera che ne ha veramente bisogno e poi magari alla nostra Inter e ce lo auguriamo anche per i tifosi irlandesi, anche alla nazionale irlandese. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto modo di seguirlo, questo calciatore, se lo conoscete, se vi piace, quali sono le caratteristiche magari che vi hanno colpito. Nei commenti fatemi sapere anche se c'è un altro talento invece che volete evidenziare e mettere in mostra, e noi lo faremo ovviamente all'interno dei nostri contenuti, cercando di valorizzare sempre di più i prodotti del nostro settore giovanile. Vi chiedo anche un feedback su questo format, se ci sta, se vi piace, ovviamente aspettiamo sempre i vostri commenti. Vi lascio prima di salutarvi con un altro approfondimento assolutamente da non perdere, un altro tema caldo moltissimo in questo momento, quindi lo trovate in podcast per chi ci sta ascoltando, lo trovate in descrizione qui sotto, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.